Cosa andremo a fare oggi? Lo scoprirete qui sotto tra qualche secondo. Buon pomeriggio amiche e ben ritrovate sul mio canale. Ecco l'oggetto del tutorial di oggi svelato. Si tratta di un tutorial con le perline ed andremo ad utilizzare la tecnica Brick Stitch. Come ho imparato la tecnica Brick Stitch? Diciamo da autodidatta, ma in realtà ho acquistato questo libro, l'ho acquistato su Amazon, se volete vi metto il link giù nell'info box. Questo è un libro di Diane Fitzgerald, è una bravissima perlinatrice, quindi il libro è un po' datato, ma secondo me è carino. Io naturalmente, come vedrete, l'ho acquistato usato, ma per imparare va più che bene. Allora, quindi tecnica Brick Stitch. Come vedete qui davanti a me ho un orecchino già terminato. In realtà questo schema l'ho fatto qualche mese fa, ma non sono mai riuscita a girare il tutorial per voi qui sul canale e oggi ho deciso di farlo. Scusate per i rumori di fondo, purtroppo qui ci sono cantieri a tutte le ore, quindi mi dispiace, cercherò di essere più chiara possibile e di fare più tagli possibile. Qui vedete l'orecchino finito è composto quindi da 1 e 2 parti, due modulini. In realtà questo modulo sopra che vedete su cui ho incollato il perno e rivestito, in realtà è come quello sotto, solo che mi sono fermata al secondo giro e ovviamente l'ho montato di traverso. Quindi io vi spiegherò questo modulino e poi come rivestire la parte sul retro, anche se forse già ve l'ho mostrato in un altro video. Questo modulino è abbastanza facile, non è proprio semplicissimo, bisogna avere una mano alquanto costante, neanche io sono super precisa, però condivido lo stesso qui sul canale quello che ho realizzato, perché mi fa sempre molto piacere. Ecco, spero che faccia piacere anche a voi. Come vedete ne ho realizzato anche un'altra versione, questa realizzata invece con il colore blu e avorio. Adesso vi mostro tutti quanti i materiali e probabilmente tra qualche giorno metterò su Etsy due kit, uno di questa versione e uno per quest'altra versione, quindi farò dei kit, quindi potrete seguire questo tutorial e se volete realizzarli identici senza acquistare tantissimi materiali, ma i materiali necessari per una coppia li troverete nel mio negozio Etsy che vi metterò qui e vi metterò giù nell'info box. Ne approfitto per dirvi naturalmente di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di cliccare sulla campanella per non perdervi tutte quante le notifiche dei video che andrò a caricare. Allora, passiamo subito all'elenco dei materiali. Qui davanti vedete tutto il necessario per realizzare i nostri orecchini. Partiamo dal centrale. Nel centrale vi mostro naturalmente i colori della versione che andremo a realizzare, questa qui. Ok? Che a mio parere è bellissima, la trovo favolosa, ma questi orecchini sono belli in tutti i colori. Quindi ci serviranno per ogni orecchino 4 Samos. Naturalmente potete anche realizzare solo il modulino e il perno, mettere una semplice monachello perno, quindi Samos centrale. Poi ci serviranno delle Delica Miyuki che sia nella misura 11,0 che nella misura 10,0. Vedete, io ne ho qui due colorazioni. Poi serviranno delle perline 11,0, queste sono sempre della Miyuki. Serviranno due Bicono Swarovski per la coppia, quindi 4 Bicono Swarovski. Poi servirà ago e filo da tessitura. Serviranno degli anellini saldati, potete utilizzare una catena forzatina o una catena come di queste, questa in acciaio rosato, perché ci servirà per andare a mettere, vedete qui in basso, per collegare i vari elementi. Nel mio caso servirà un chiodino ed una goccia. Servirà poi un perno piatto se decidete di fare il perno come l'ho realizzato io, in questo modo. E dopodiché quindi servirà questo perno piatto, servirà naturalmente la colla, un pezzettino di Ultra Suede per il nostro retro, vedete che il perno è rivestito,
E poi naturalmente, vi ho già detto, ago e filo da tessitura, io uso il tulip, vi servirà un po' di colla e poi vi serviranno naturalmente le immancabili pinze, tronchesina, ma semplicemente per tagliare la catena e il chiodino, e quindi di conseguenza pinza a punte piatte, pinza a punte coniche, e vi serviranno delle forbicine. Naturalmente, se decidete di non fare il perno, vi serviranno le pinze solo per andare a inserire la goccia. Partiamo quindi subito nel tagliare una bella guiata di filo. Per ogni coppia d'orecchino vi dico che ci vuole almeno un'oretta, forse chi è poco esperto anche qualcosina in più, calcolando di infilare e sfilare. Vi dirò ad ogni giro il numero di perline che andrò ad inserire, quindi seguite attentamente passo a passo. La tecnica brick stitch è facile, vi farò vedere i primi passaggi come si procede e poi vi dirò semplicemente il numero di perline, perché altrimenti se dobbiamo inserirle tutte insieme sarà un video di 2 ore. Ok, tolgo tutto questo e iniziamo il tutorial. Con circa 1,20 m di filo dovreste riuscire a realizzare tutto quanto il vostro modulino. Allora, prendiamo la nostra Samos, procedete in questo modo, entrate dal foro basso, le Samos sono delle perline che hanno, come vedete, 2 fori, quindi partite in questo modo e lasciate un pochino di filo da quest'altro lato che ci servirà per annodare. Dopodiché entro dall'altro foro e faccio un paio di passaggi. Il nostro filo ci servirà proprio per andare ad ancorarci con le nostre perline. Quindi passo 2 volte, 1 e 2, dopodiché mi sposto, quindi me lo giro tra le mani, vedete che questo è il filo iniziale, e faccio 2 passaggi anche qui, e 1 e 2. Mi raccomando, tirate, il filo deve restare qui all'esterno e non andare sotto. Perdonate sempre le mie mani, ma tanto, vabbè, tanto voi già lo sapete. Dopodiché mi sposto dall'altro lato e procedo in questo modo anche da quest'altro lato. 1 e 2. Dopodiché procedo col fare un nodino e cerco di stare vicino al forellino, facendo il mio nodo in modo tale che dopo, tagliando il filo, quindi cerco di portare il nodo da questo lato, tagliando il filo e ripassando all'interno della mia perlina Samos. Vedete? Sono qui, taglio il filo in eccesso, vedete che ne resta un pochino, e rientro nel mio foro e tiro un pochino in modo tale da non lasciare, insomma, una grossa sporgenza del nodino che potrebbe poi inficiare il nostro lavoro. Facciamo il nostro primo giro con le Miyuki 11.0. Inseriamo, vedete che esco da qui, inserisco sul lago 2 Miyuki 11.0, entro da sotto, vedete, e individuo tutti gli archetti che ho realizzato sulla mia Samos e tiro. Al primo giro ne inseriamo 2, spunto sul davanti ed entro da sotto e vado verso l'alto tirando un pochino, e vedete che si disporranno in questa maniera. La prima si andrà poi a sistemare con l'ultima. Alla stessa maniera dobbiamo andare ad inserire le altre delica. Carico un'altra delica, vado nuovamente sotto l'archetto realizzato col filo e procedo così da sotto verso l'alto e ho inserito la mia seconda. In questo primo giro dovremo andare ad inserire 13 delica 11.0. Ho inserito la mia ultima delica e adesso vado a chiudere il giro con la prima inserita, quindi giro il lavoro
per comodità, per mostrarvi meglio, vado ed entro nella prima delica inserita in questo modo. Individuo il filo sottostante e risalgo. Quindi sono risalita e dopodiché ripasso in questa, tra virgolette, "unione" di rocaille. Giro il lavoro per mostrarvelo su davanti. Scusate, l'elemento è piccino. Okay, e quindi ripasso, okay, in questa chiusura. Esco nuovamente da su. Okay, se vi trovate un pochino con le rocaille storte, più distanziate o meno, cercate di sistemare. Adesso semplicemente dobbiamo iniziare il nostro secondo giro ed andiamo a prendere le Delica Miyuki 10-0. Allora, usciamo quindi dal foro superiore della Delica ed andiamo a inserire 2 Delica, questa volta 10-0, quindi sono un pochino più grandi delle precedenti. Sfrutto l'archetto generato qui al centro, vedete, e mi infilo così. Sistemo un pochino le mie Delica e come sempre entro dal basso verso l'alto e tiro. Stesso giro di prima, solo che in questo caso andremo a inserirne 14. Deve essere un numero pari perché il nostro modulino, ok, ha, vedete, una parte superiore e alla parte qui sotto ha dei bicono e poi ha le rocaille simmetriche da tutti e due i lati. Quindi non so quale sia la vostra mano, potete utilizzare la stessa tecnica anche con un altro elemento, ma l'importante è che rispettiate la simmetria. E se fate il primo orecchino e vi trovate con un numero diverso, appuntatevelo in modo tale da fare il secondo orecchino uguale. Quindi procedo. Inseriamo 14 Delica 10 0. Vado ad inserire la mia 14ª Delica 10 0 sempre alla stessa maniera, quindi da dietro vado in avanti, rientro da sotto verso l'alto in questo modo, tiro un pochino il filo e anche in questo caso mi inserisco dall'alto nella prima Delica inserita che era rimasta tra virgolette sospesa. Individuo l'archetto sottostante, ok, in questo modo, quindi passo sotto, giro il lavoro per comodità e risalgo. Ripasso poi in questo passaggio e come vedete il nostro lavoro è terminato. Diciamo che così questo modulino è il nostro pernetto che potete decidere di mettere in un senso oppure in un altro. Ok, quindi avete fatto il pernetto. Se volete fare il modulo sottostante, proseguiamo insieme. Allora, come vedete i bicono sono posizionati qui all'estremità, quindi io vi consiglio di, se vi doveste trovare con un giro diverso dal mio, cercate di non iniziare mai dal bicono con gli inserimenti perché potrebbe essere poco pratico, quindi se vi trovate da un lato o dall'altro molto meglio, così poi proseguite, inserite il bicono, proseguite e vi centrate bene il bicono. È una questione di praticità. Quindi a questo punto vado a prendere le Delica sempre 10-0 di colore avorio ed i miei bicono e me li preparo qui sul tavolo. Sempre alla stessa maniera inizio con 2 Delica. Lo ripeto, 2 Delica 10-0 che sono più grandine delle 11-0 e vado nel primo archetto generato. Procedo in questo modo e sempre alla stessa maniera, quindi in modo super facile e continuo fino a che non mi ritrovo in prossimità della mia parte centrale. Quindi proseguo e vado nell'archetto che segue. Quando vi troverete, io nel mio caso, vedete, questo è l'archetto centrale, questo, vedete l'archetto centrale,
rispetto alla mia Samos e quindi io a questo punto vado ad inserire il mio bicono. Il mio bellissimo bicono Astral Crystal Astral Pink, è bellissimo, un colore meraviglioso, quindi lo inserisco sul mio ago, lo porto alla fine del filo e vado ad individuare quindi l'archetto centrale, questo qui, ok? Vado giù e come ho fatto prima faccio anche in questo alla stessa maniera, quindi tiro e poi risalgo dal basso verso l'alto. Mi raccomando, non tirate tantissimo, ma sistematevi il bicono che deve restare perpendicolare, ok? Quindi non così, non troppo qui, ma dovete cercare di stare perpendicolari, ok? Ci provo pure io. Ok, a questo punto proseguite e inserite le altre delica. Quindi vado nell'archetto che segue, inserisco un'altra delica, sempre 10-0, sempre poi dal basso verso l'alto e continuo. Quanti inserimenti dovrò fare? Dovrò inserire su ogni lato, ok, 8 delica 10-0 e un bicono da un lato e un bicono dall'altro. Ci vediamo a giro finito. Come vedete ho inserito le 8 rocaille, l'altro bicono e completo il giro. Andiamo ad effettuare il nostro quarto giro. Uscirò quindi da questa delica e a questo giro su ogni lato, quindi vi parlo di lato, ci andranno 13 rocaille. 4 rocaille 11-0 che metterò qui vicino e il resto saranno tutte delica 10-0, quindi 9 delica 10-0 e 4 rocaille. Poi vedrete mano a mano come faremo, ok? Quindi vado nuovamente a prendere le mie delica 10-0 e le mie rocaille 11-0 Miyuki. Mi sa che avevo dimenticato di dirvi che servono anche delle Miyuki, oltre quelle di questo colore, servono anche nel mio caso il colore bronzo, poi lo troverete nel kit che andrò a caricare se vi va su Etsy, poi me lo fate sapere nei commenti. Parto quindi inserendo, nel mio caso io spunto qui, vado a inserire quindi le prime due delica 10-0 come abbiamo fatto fino ad adesso, quindi vado, spero sia messa a fuoco, vado, come abbiamo fatto fino ad adesso, tra l'archetto, entro poi dal basso verso l'alto e vado su. Adesso devo andare a inserire le mie 11-0, ne metterò 2 qui e 2 qui. Inserisco la prima e vado in questo archetto e tiro sempre alla stessa maniera, vado con la seconda, e adesso inserirò altre due su questo archetto, quindi la prima, vedete sono qui, e la seconda. Mi sposto poi da quest'altro lato e faccio la stessa cosa. Quindi inserirò 2 11-0, 2 11-0 e poi andrò a inserire tutte delica per tutto il resto del nostro giro, perché come vedete, ve lo faccio vedere in questa versione che è in blu, e praticamente vedete qui sono delica e qui invece sono 11-0, è come se questa parte venisse un pochino più lunga, ma volendo potete inserire anche tutte delica o a tutte 11-0. Quindi continuate fino alla fine del giro. Mi raccomando, quando lavorate appiattite il lavoro in modo tale che non diventi troppo bombato. A dire il vero, a me una lieve bombatura
nei lavori al brick stitch piace, però naturalmente il lavoro può venire anche completamente, dovrebbe venire completamente piatto come in questo caso, però a me un poco di bombatura piace. Procedete. Siamo arrivati nel giro finale in cui dovremo andare ad inserire le Rokyle Miyuki 11-0 in questo bellissimo colore. Io le adoro, le Duracot Galvanized Yellow. Quindi in questa colorazione su ogni lato ci andranno 14 Rokyle. Mi raccomando, preparate gli anellini perché andando ad inserire qui naturalmente dobbiamo andare a mettere i famosi anellini per agganciarci ai vari elementi. Quindi io nel mio caso ho messo già l'anellino qui dove c'è il perno e quindi andrò a collegarmi direttamente, poi lo vedete lungo la lavorazione e dall'altro lato dove ci sarà, dove ci andrà la goccia, andrò invece ad inserire l'anellino. Poi lo vedrete insieme. Andiamo a prendere le nostre Rokyle. Come sempre cominciamo da 2. Quindi spunto da qui e vado ad inserirmi in questo archetto dal retro, sempre, sistemo le perline in avanti, così. Vado ancora fino ad arrivare qui all'estremità. Allora, sono arrivata qui in punta dove c'è questo archetto e inserisco la mia Miyuki non delica, quindi faccio questa operazione e adesso devo andare a mettere, perché questo è il lato dove ci sono le Miyuki, vedete le 11.0 e non le delica, e devo inserire praticamente il mio anellino del mio pernetto, quindi poggio per comodità per non confondermi e vado, ok? Ho inserito il mio anellino, messo a fuoco terribile, e vado a prendere poi un'altra Rokyle 11.0 e vado sempre nello stesso archetto, tiro bene, facciamo attenzione perché si è girato tutto, ok, tiro e sempre allo stesso modo vado poi dall'alto verso il basso, quindi sono passata nello stesso archetto, poi naturalmente quando andremo a ripassare ripassiamo anche in questa parte, ok? Adesso io proseguo e vado a inserirmi tutte le Rokyle da questo lato. Qui in basso, come abbiamo fatto qui, andrò a inserire l'anellino da solo che ci servirà dopo per andare ad inserire la goccia. Quindi procedete, inserite l'anellino e poi andate a chiudere. Se vi dovreste trovare con un numero di Rokyle maggiore, non vi importa ragazzi, ognuna ha la sua mano. L'importante è che poi il secondo orecchino cercate di farlo numericamente uguale. Ok, procedo. Sono alla 14ª, ho inserito la prima Rokyle 11.0, metto l'anellino, inserisco un'altra 11 e sempre nello stesso archetto qui vado e poi sempre dal basso verso l'alto, come vedete ho inserito il mio anellino. Finisco il giro e chiudo. A questo punto, come abbiamo fatto per tutti gli altri giri, andiamo a chiudere, quindi rientriamo nella prima inserita, tiriamo, andiamo ad individuare l'arco sottostante, giro il lavoro per comodità e risalgo. In questo modo, come vi ho detto, a me piace un po' bombato, quindi mi va benissimo così. Adesso ripassate dappertutto e mi raccomando ripassate in questo punto ed in questo punto. Quando avete finito di ripassare, semplicemente scendete con l'ago, risalite, scendete attraverso le Rokyle e poi tagliate il filo in eccesso. Vedete che io attraverso le Rokyle sono scesa qui in basso, ok? Ho fatto un nodino trasversale, dopodiché
taglio semplicemente il filo in eccesso e se avete un bruciafili lo bruciate. Come vedete il nostro modulino è terminato, adesso non ci resta che fare il nostro retro e mettere la goccia. Quindi per fare il nostro retro andiamo a prendere il nostro perno in acciaio e andiamo ad incollarlo. Aspettate che nella bustina ci sono due misure diverse. Ok, e vado ad incollarlo con la colla Azulit al centro del mio elemento. Quindi prendo la mia colla e vado. Naturalmente devo aspettare un pochino che faccia presa. Nel frattempo taglio un pezzettino di Ultra Sweet che possa contenere insomma il nostro elemento. Vi consiglio l'Ultra Sweet e non insomma le copelle, perché le copelle potrebbe sfilacciare, invece l'Ultra Sweet, l'Alcantara, anche quando andate a tagliare resta comunque un taglio insomma pulito e non dà fastidio sul davanti del lavoro. Mentre asciuga, vi ricordo che se siete interessati, se siete interessate al kit o di questa versione in blu che poi vi mostrerò alla fine montata in uno scatto fotografico, o in questa versione che è, oh, va bene, che ho chiamato Ambra, li trovate o su Etsy, li vado a caricare su Etsy o potete contattarmi in privato sulla mia mail oppure potete commentare anche qui sotto e poi insomma ci mettiamo d'accordo. Comunque io caricherò un kit di questo, è un kit della versione blu, non so se riesco a fare due kit e due kit, devo controllare le perline, però ve li metterò nel mio negozio Etsy. Io trovo deliziosa anche questa versione con il blu, con queste madreperle, ragazze, meravigliose, meravigliose, acquistate in un negozio fisico qui della mia zona, ma sono bellissime, veramente. Abbiamo il nostro Ultra Sweet e tagliamo un pezzettino piccino, piccino, dobbiamo fare un forellino, un tagliettino micro. Dopodiché andiamo a mettere altra colla sulla nostra base. Vado un pochino anche sulle rocaille. Io ho preso insomma, un Ultra Sweet che contenga insomma un colore bronzo e quindi vedete che attraverso le rocaille, ok, metti a fuoco, non si vede, insomma non stona e naturalmente lo troverete anche nel kit e poi semplicemente vado ad adagiare e schiaccio un pochino e aspetto che asciughi e poi vado a tagliare naturalmente delicatamente il contorno. Per quanto riguarda la nostra goccia, semplicemente prendo un chiodino, pinza punte coniche, faccio una solina e vado ad inserirmi con l'anellino. Ovviamente faccio con delicatezza perché il mio Ultra Sweet sta ancora facendo presa, la colla, insomma, non è proprio asciutta asciutta. Quindi vado e semplicemente chiudo la mia solina. Sono sempre molto delicata nelle mie cose, naturalmente. Blocco con la pinza a punte tonde e poi con la pinza piatta giro intorno in modo da fare un nodino ad orefice, in modo tale che la nostra goccia non si stacchi più dall'anellino, perché l'anellino è saldato e la goccia, l'asola fatta in questo modo a orefice è saldata, cioè è chiusa per bene, scusate, non saldata. Taglio il filo in eccesso, poi dopo con una pinzetta andate a schiacciare. Materialmente il nostro tutorial è finito, ok? Bisogna solo tagliare questa parte. Se attendete 2 minuti vi farò vedere l'orecchino terminato. Naturalmente nel kit che andrò a mettere su Etsy troverete tutti i materiali, compresi i perni, quindi per realizzare l'orecchino in questo modo, ok?
troverete anche i perni che come vedete sono in acciaio, ok? Quindi materiali uno cerca di utilizzare sempre il meglio. È quasi asciutto, quindi vabbè, giusto per vado filo filo a tagliare. Mi raccomando, non tagliate il filo della lavorazione. Io stacco la camera, altrimenti faccio un disastro. Dimenticavo un dettaglio, tagliando mi sono resa conto che quando andate a fare il modulino superiore, quindi vi fermate al secondo giro, naturalmente poi dovrete andare a mettere 2 rocaille qui di lato con l'anellino, come abbiamo fatto in basso, però lo dovete fare nel modulino superiore, ok? Ed inserire l'anellino, non l'avevo detto nel corso del video. Ok, andiamo a mettere la farfallina e diciamo che i nostri orecchini J'adore sono finiti. Il nome J'adore perché? Perché ragazzi io li adoro. Se trovo le foto vi mostrerò che li ho realizzati anche in nero, li ho realizzati in verde e rame e io li trovo veramente molto 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 fini e deliziosi. Spero che il tutorial vi sia piaciuto, se sì lasciatemi un like, vi metterò una foto anche di questi finiti, anche se non farò il modulino superiore ma metterò un perno più semplice, nel kit troverete i materiali per fare anche i perni alla stessa maniera e le gocce in madreperla. Vi abbraccio, vi saluto e come sempre ragazze, buona creatività a tutte. Ciao! Terribile, lo so, questa ripresa, senza trucco, in tuta con giacchettino, ma è giusto per farvi vedere gli orecchini indossati che sono veramente bellissimi. Un bacio a tutte. Questa è la versione in blu con monachella. Nel kit che caricherò su Etsy naturalmente c'è il perno e non la monachella. Poi, insomma, su richiesta potrebbe anche essere inserita. Ok? Vabbè, adesso finito sul serio.